Cari amici, bentornati ad Appunti di Carp Fishing. Prima sessione di pesca di questa stagione complicata, caratterizzata da un caldo torrido, da livelli bassissimi, e questo ci ha portato molto in avanti nella stagione. Siamo al Tarabuso, siamo in Toscana, siamo nei pressi di Viareggio, il lago di Massaciucoli qui vicino, Massarosa, il paese altrettanto vicino. Siamo in compagnia di un grandissimo esperto che andremo a salutare fra poco, Eugenio Amore, in un lago dove siamo già stati, dove abbiamo già pescato in passato con delle catture molto importanti, e speriamo che queste condizioni meteo veramente diverse dall'usuale non condizionino eccessivamente la nostra azione di pesca, ma il lago è bellissimo in condizioni smaglianti. I giorni passati sono state prese delle carpe molto importanti e anche degli amur molto importanti, quindi incrociamo le dita e speriamo che il lago sia così generoso. Io direi adesso andiamo subito a salutare Eugenio e poi cominciamo a parlare di questa sessione di pesca qui al Tarabuso. E allora eccolo qua Eugenio, lo conoscete, ciao Eugenio. Ciao, è un modo di dire, siamo qui già da un bel pezzo, abbiamo montato le canne insieme, soltanto una presentazione per queste esigenze. Gio, allora racconta un po', Tarabuso ci abbiamo già pescato, lago ho detto in condizioni sbaglianti, ma mi dicevi che è un pochino basso. Sì, questo periodo qui di siccità globale, diciamo, ha fatto sì che il lago scendesse parecchio sotto il suo standard. Il pesce comunque è attivo e stiamo solo aspettando che faccia il suo dovere. Ho visto molte rollate, poco fa c'è stato un salto gigantesco nella zona dove abbiamo lanciato. Stiamo conducendo un'azione di pesca dietro il tuo suggerimento molto marginale fondamentalmente. Sì, marginale però a una buona profondità. Uno per scansare le tartarughe, ecco, che sono purtroppo diventate un problema. Esatto. Però è uno stimolo maggiore per cercare di selezionare, quindi ci siamo addentrati in un fondale un pochino più importante, quindi siamo sui 10 metri, 9, 11 metri. Quindi acqua probabilmente più fresca, acqua più fresca, sotto, più stabile, e esatto. Girano gli amur, vediamo un pochino se faranno i bravi. Sarebbe molto bello perché non ne abbiamo portati tanti di amur davanti alla telecamera in questa serie di puntate. Questa è la prima e probabilmente cercheremo di avere due sessioni in questo lago, vediamo come si comporterà il lago e ora direi ci concentriamo sulle canne e poi cominciamo a vedere gli aspetti tecnici, i materiali che stiamo utilizzando come al solito. Ok Eugenio? Ok, Robby. Bocca al lupo! Vediamo un attimo, chiaramente a beneficio dei nostri amici, la preparazione di questo posto. Eugenio, come hai preparato questi due settori? Allora, qui naturalmente è un posto che le carpe sanno scrivere un pochino, perché comunque è tanto che è battuto, non da tante persone, però insomma bisogna saperci interagire. Quindi la pasturazione, ora è il periodo, come dicevamo anche prima, di amur, quindi bisogna stare attenti a cosa vogliamo pescare. Io tendo a utilizzare spesso boiles molto grandi, che stanno molto grandi, insomma 24, 28, che stanno un pochino di più in pastura. Oltretutto d'estate c'è anche un movimento di carpe di piccola taglia, quindi se si pastura troppo piccolino si rischia veramente di essere poco efficaci, di far trovare poco cibo o poca pasturazione, cibo è una parola sbagliata, alle carpe che ci interessano a noi. Quindi ho usato delle boiles del 24, del 28 con un mix abbastanza, le ho fatte un pochino asciugare prima di buttarle, così erano un po', si indurivano un pochino di più, e ho mischiato a queste anche palline più piccole, perché poi magari quando andiamo a innescare non inneschiamo solo quelle grosse, inneschiamo anche quelle piccoline, quindi abbiamo una diversità di diametri che faccio spesso, che poi può essere una cosa personale o può essere una cosa che a mio avviso è efficace, però non è detto. Non si esagera nella pasturazione, si concentra parecchio più che altro, quindi una buona quantità di palline per 2 o 3 giorni nei punti dove poi noi lanceremo. Non tendo a fare una sparpagliata faccio più quando devo richiamare il pesce che non conosco il posto. Qui tendo a concentrarmi negli spot di lancio che ormai conosciamo abbastanza bene, che però non sono sempre, non danno sempre i loro frutti, quindi poi durante la giornata vedremo come si muove il pesce e eventualmente troveremo delle variazioni.
Usiamo anche un po' di pellet di varie dimensioni, anche quello lì più piccolo e più grande, anche perché la temperatura dell'acqua adesso è alta, quindi troppo piccolo si scioglie presto, però crea magari un alone, quello grosso rimane sul posto, quindi insomma io sono dell'idea che variare la sezione sia del pellet che delle palline al suo perché in base a chi andiamo ad attrarre e al tipo di fondale e alla temperatura dell'acqua. Abbiamo iniziato a pescare tutti e due con dei grossi sacchetti di PVA proprio per concentrare la pasturazione. Successivamente andiamo a vedere come prepariamo queste bombette di PVA, nient'altro che bombette di PVA, quali sono i piccoli trucchi per cercare di fare distanza. Ora torniamo sulle canne, abbiamo avuto prima un avviso. Qualche cosa si muove, si continuano a vedere rollate e soprattutto si continuano a vedere delle fioriture di bolle dal fondale, segno che il pesce si sta muovendo, comunque sta sollevando il fondale, per cui la pasturazione diventa fondamentale, soprattutto se, come diceva Eugenio, è concentrata negli spot dove andiamo a lanciare. Partenza lenta. Sì, partenza lenta lì, su un dosso. L'avevo visto questo dosso prima, una bella partenza lenta, un bel sacchetto, una bombetta di PVA, come diceva Eugenio prima, una pasturazione concentrata, sto pescando a non più di 20 metri di distanza. Adesso vediamo un attimo di che si tratta. Il pesce è estremamente lento, che lascia ben sperare, e non abbiamo nessuna fretta che non sia di portarlo sotto. Se fosse un amur che impazzisce quando arriva sotto, impazzisce, esatto. Comunque siamo molto vicini, c'ha parecchia acqua sopra la testa, quindi va alzato. Intanto Eugenio è sotto col guadino con la collaborazione stretta di Grappino, che chiaramente è importantissimo in queste fasi. Sto pescando col nylon, pesco col nylon, in questo caso uno 0,40, perché chiaramente elasticità al massimo livello, molto più bello pescare col nylon. Come la senti? La sento pesante e ora sta andando via, infatti gli sto dando un po' di filo, guarda, gli sto dando del filo. Vediamo se è un carpozzo, che gli amuri li prendiamo dopo. Sì, sì, dai, qualsiasi cosa sia, è un pesce lento che muove la testa lentamente. Ecco l'altra pesce su questa, Eugio. Guardala, questa è l'altra marginale. C'è? No. No. No, vabbè. Questa è una Tarturs. È una tarta? Sì. È il problema delle tartarughe. Questa non è una tartaruga, a meno che non abbiamo preso. Intanto la tiriamo fuori così. La mamma di tutte le tartarughe. Infatti non c'è neanche più la pallina. Allora, il pesce non l'abbiamo ancora visto, che ci sta andando piano. È il primo della serie, quindi ci si va piano. Bella, bolla. È bella, sì. È un reginone. È una bella reginona. Si è accorta che qualcosa non va perché si è allontanato, sta arrivando sotto lenta lenta. Che qui c'è un paio di ostacoletti, Sì, nulla di che, però. Allora, canna è una 13 piedi, Crusader XT, 13 piedi, questa è da 3,5 libbre. L'azione la vediamo da soli. Ottima per lanciare il sacchettino, le bombette di PVA. Questo pesce non vuole saperne. Non si vuole staccare dal fondo. Sì, era salita un attimo e ora è scesa. C'era un po' di pellets. Questa è quella sul dosso. Sul dosso, esatto. C'erano delle pellets e la 24, le 3 o 4 24 spaccate. Un paio intere. Beh, non mi sembrava così gigantesca. È un bel pesce però. No, un bel pesce. No, sì, se è sì. Lady è quella più grossa. 24 e qualcosa. Intanto che cerchiamo di convincere questo bel pesce, questa bella regina a venire a guadino, parliamo un attimo delle condizioni meteorologiche. Cielo molto grigio, bassa pressione, c'è stato un crollo della pressione, però comunque una perturbazione particolarmente calda, le temperature sono alte, grande umidità.
Erano previsioni di grande pioggia, ci aveva messo in dubbio la sessione. In realtà la pioggia in questo momento non c'è stata e mi sembrano delle condizioni eccezionali, perché sicuramente con questa variazione meteorologica forte che c'è stata, un po' di attività partendo dal caldo torrido che c'è stato nelle settimane, nei mesi passati, potrebbe veramente mettere in moto il pesce in modo serio. Ora il pesce è qua sotto, lo vedo. Allora io sto andando un po' all'indietro per modificare l'angolo, perché se sono troppo in verticale non riesco a sollevare il pesce, non riesco a trascinarlo bene. Mentre più accentuo l'angolo di combattimento, più è possibile portarlo da noi. Però vedete che continua assolutamente ad andare via. Sta cedendo piano piano, eh? Sì, pian pianino. Eccola, ci siamo. Aspetta un attimo, alza il guadino. Sì, sì, sì. Eccola, eccola che si alza piano. Mamma. Ci siamo. Quasi cotta. Dentro. Allora, abbiamo bagnato la culla, è essenziale, queste culle sono veramente comode, ma abbiamo cominciato ad apprezzarle nel mondo del carfishing, anzi sono diventate, puoi venire Eugenio, se dice mamma mia Eugenio, vuol dire che il pesce, che io non ho ancora visto, è bello grosso. Sì, dai! Bello, bello. Ah, pensavo più piccolo, è un randello, No. Mamma mia! Questa è la nostra amica, Questa sì. Che Guarda che bellezza. pesce. Questa è davvero bella, questa è davvero bella. Poi ci ha fatto anche divertire che il combattimento è stato lungo. Mamma mia, non finiva mai, non finiva. Veramente un signor pesce. E allora, visto che è un pesce speciale, Eugenio io rilascio, anche perché se l'ho preso è merito suo, e io mi dedico alla... Siamo uomini di squadra. Siamo uomini di squadra noi, esatto. Quindi siamo sportivi. Il merito è di entrambi. Wow, grande, 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 grande. Che soddisfazione. Primo pesce della nuova serie. Adesso non ci fermiamo qui. Andiamo a ripreparare delle bombette e dei sacchettini. Li rilanciamo perché abbiamo avuto anche una partenza durante il combattimento. Quindi c'erano due pesci probabilmente, uno lì, qui davanti, dove è stata fatta questa cattura. Lavoro di squadra importantissimo, ricordiamocelo. E adesso, come lavoro di squadra, andiamo a prepararci i sacchettini. Adesso vediamo un paio di inneschi, ripreparo i sacchettini e poi li rilanciamo. Quindi il primo innesco è tradizionale su una Boris un po' più grossa, una 24, come diceva Eugenio, quindi molto semplice. E vediamo poi per un istante la rig, ma molto velocemente per non stare a perdere tempo. Come al solito, semplicità al massimo livello. Piombo da 2,5 oz, quindi sui 70 grammi a perdere, poi vi farò vedere come. Boris da 24, piccolo amo del 6, vedete che la Boris ha grande mobilità e è in grado comunque di ferrare molto bene come ha fatto precedentemente. Adesso costruisco e preparo il sacchettino, che non sarà particolarmente compresso perché una delle due canne deve fare qualche metro in più di distanza. I sacchettini PUA Extreme Melt sono queste scatole, questi box ne contengono 20, sono molto comodi da usare, con queste temperature si sciolgono in tempi veramente ristretti e adesso andiamo a riempirli gradualmente con cosa? Con delle pellets e poi taglierò un po' di Boilis, tanto per avere, come si diceva precedentemente, per avere un po' di alone lì intorno. Siccome le zone sono pasturate è inutile fare montagne di esca, sprecare un sacco di soldi in esca, quando appunto con un lancio preciso sappiamo che il pesce comunque va in pascolo in quelle zone. Chiaramente sono simili a quelle che innesco e già così va bene, dopodiché prendo il mio innesco e lo metto completamente dentro. Prima la Boilis, poi ci infilo il piombo lo metto su un lato,
Dopodiché ci aggiungo ancora qualche pellets, tanto per fare un po' di riempimento. Lo giro, cerco di far uscire più aria possibile. Dopodiché Extreme Melt, ancora PVA, una stringa di PVA per bloccarlo, quindi un nodo molto veloce. Sacchettino, quindi in queste situazioni meteorologiche, alte temperature dell'acqua, va più che bene. L'olio presente nelle pellets si disperde con grande facilità. Chiaramente nel caso di temperature molto basse servirebbe forse un emulsionante per aiutare l'olio a disperdersi. Il sacchettino è lanciabile, cade in acqua, va sul fondo, si apre ed è pronto a intervenire immediatamente. Quindi adesso lo lanciamo subito e dopo prepariamo l'altro. Preso un riferimento, un albero nella sponda opposta, più o meno la distanza la conosco, metro più, metro meno, quindi cerco di essere preciso e di andare in quella direzione. Ecco qua. Off. In queste fasi di pesca inutile mettere tensioni estreme sulla lenza, si può lasciare tranquillamente abbastanza morbida, tanto è il piombo che fa il suo lavoro, l'importante è che ci sia un minimo di frizione di carp runner aperto, forse così è addirittura un po' troppo morbida, ma essendoci profondità poi si andrà ad assestare. Importante, il nylon va sul fondo, molti intrecciati invece galleggiano, quindi ci renderebbero difficile questa azione. Ora aspetto che si sdrai bene sul fondo, dopodiché lo metto un pelo più in tensione, ma poco poco, in modo che sicuramente per diversi metri il mio filo sia sdraiato sul fondale. Dopodiché può risalire tranquillamente. Tanto quando abbocca sappiamo benissimo che i nostri rig sono autoferranti, quindi nel momento in cui mi va in tensione il pesce è già agganciato. Allora, il secondo innesco è l'uomo di neve, quindi una boiles affondante, una boiles galleggiante, metà boiles galleggiante, visto che le voglio rendere molto leggere. La galleggiante aiuta, quando va in aspirazione la carpa, a far entrare ancora più dentro la bocca, quindi dà più possibilità al rig di entrare in funzione. Altro piombo da una settantina di grammi. Vedete quanto sono corti i nostri finali, sono meno, intorno ai 20 cm, forse meno, e adesso andiamo a rifare lo stesso sacchettino con esattamente le stesse modalità. Eugenio ha preparato un piatto davvero gourmet, tolgo per un attimo il PVA, comincio a riempire il sacchettino. Interessante notare, c'è di tutto, c'è dell'uva passa, sai, di quella che, come diceva Eugenio, non si mangia più perché è un po' passata, appunto, un po' vecchia, pellets, pezzi di boilis, insomma tanto materiale anche di scarto per creare cosa? Un alone, qualsiasi cosa che faccia da attrattore. Ora lo riempo parzialmente, questa canna deve essere lanciata un pochino più lontana, quindi il nostro sacchettino, la nostra bombetta non dovrà essere particolarmente piena, particolarmente grossa. Mettiamo dentro il nostro rig, il piombo come abbiamo visto prima, la chiudiamo, l'aria ho cercato di estrarne il più possibile. Quindi a questo punto non rimane che fare un paio di nodi banalissimi e lanciare. Il mio è un sacchettino multistrato. Tornando al discorso che abbiamo fatto prima delle sezioni, delle particelle, a me piace molto distinguerle in tutta la pasturazione, sia nella prevenzione che nei sacchetti. Quindi metto una grana più grossa, una grana più piccola, una farina. In questo modo cosa succede? Che sul fondo si crea sia un alone disciolto, quindi di profumo, sia una parte che rimane sul fondo per più tempo, sia una parte che viene sgretolata dalle boccate di approccio che ha la carpa vicino all'innesco. Allora, questa qui è una soluzione un pochino più rapida per me, dove non si cerca naturalmente
Eccola! Bellissima partenza. E il Ripamonti è fortunatamente a prenderci panini. Bellissima partenza. Ora qui siamo in uno spot un po' pericoloso perché siamo lungo una dorsale che rientra subito verso l'interno dove ci sono dei pali di legno. Di conseguenza bisogna avere 1 un po' fortuna, e 2 un po' fortuna, e 3 un po' fortuna. Avviciniamo un po' per volta il quadrino. Partenza bellissima, che di solito in questi laghi dove c'è un po' di pressione le partenze non sono mai troppo esplosive. Molto agguerrita, purtroppo non è come quella di Roberto, ma ce ne faremo una ragione per il momento. Grapp, mi dai una mano o fai finta di nulla? Vuol dire che Roberto alla fine il suo sacchettino l'ha fatto bene, Queste canne, nonostante siano potentissime, però al combattimento sono veramente divertenti, queste Crusader XT13. È un 3,5 libbre, ma veramente piacevole da utilizzare in combattimento. Eccola. Ok, è andata. Sono andato a prendere da mangiare, non lo posso lasciare da solo un attimo che mi prende i pesci sulle mie canne. Allora? Allora, io capisco che te hai fame, ma... Cioè, io non ti posso lasciare da solo però, certo, naturalmente... Devi impegnarti un pochino di più. Appunto, sei simpatico come sempre. Naturalmente... Purtroppo è il tuo destino quando peschi con me. Purtroppo io prendo le grosse e tu prendi per un motivo o per un piccole. altro. Insomma, l'avevo fatto bene il sacchettino ai PVA. Sì, infatti, l'ho detto, l'ho detto. Meno male, va. Colore stupendo, se no ci si dimentica chi è Ciccio. Pop-up, quella appena lanciata. Appena lanciata, sì. Sì, bellissima. Sì, guarda che colori. Sembrano finte, sembrano. Sono bellissime. Bene, bene, bene. Queste sono le nuove leve del lago. Complimenti, guarda che pesci. Guarda lì. Dai Ciccia, forza, torna fra 20 kg. Vediamo, vai. C'è, sì, a voglia se c'è. Oh, bene. Mangiata strana sul posto. Mi dai in mezzo al sicuramente pesce. Si è bucata e scuoteva la testa lì. Allora, Questa, ecco, slamata. Questa è una puntata particolare. Abbiamo l'olimpionico di Pechino Eugenio Amore e abbiamo Elia Cinquini, azzurro di hockey, che è anche un pescatore, vero? Sì, insomma la passione è stata tramandata da padre in figlio, come si suol dire. Quindi è stata fin da piccolo. Tu mi dicevi che le pratichi praticamente tutte, ti piacciono praticamente tutte? Sì, dai, in particolare lo spinning, però dai, mi diletto anche con la pesca al colpo, qualche volta il surf casting, insomma dai. Il carfishing mi dicevi ancora no? Ancora no, ma secondo me prima o poi dici? Prima o poi sì, ce la faremo anche col carfishing. Senti, invece nel tuo sport? Dai, sta andando tutto. Progetti importanti, vero? Sì, dai, siamo molto impegnati sotto tutti i profili, dai, dal punto di vista sia che nella società che in vista del mondiale che si terrà in Argentina, siamo nella selezione nazionale, quindi speriamo un bene. Dai. E io dico a tutti i nostri amici, ringraziando Elia, andatevi a vedere il palmarès di questo campione, poi vi rendete conto di chi abbiamo, di chi ho al mio fianco, appassionato di pesca, fuori classe nello sport. Nella tradizione di questa appunti di carfishing che non finisce mai di stupire. Grazie mille a te Roberto, grazie mille di tutto. Ora spenderei 2 parole su questo rod pod che è il Punisher, K-Carp Punisher, che secondo me, dal mio punto di vista, è uno dei rod pod più versatili e comodi che ho utilizzato in questi ultimi anni, tanti anni di carfishing. Versatile perché? Perché grazie a una semplicissima serie di soluzioni tecniche si adatta a tutti i terreni. Leggerissimo perché è fatto in alluminio e quindi pesa pochissimo, quindi lo si trasporta con grande facilità. Ora sto utilizzando dei buzzer bar da 4 che sono completamente inutili in questa situazione di pesca, ma possiamo utilizzare i buzzer bar da 2 o da 3 e vediamo che è completamente tutto ridotto, stabilissimo, non ha nessun problema
e può diventare veramente un bel compagno di pesca, perché avere a disposizione un accessorio così leggero, a differenza di tanti pod che sono ultra pesanti, un'esagerazione di tubi d'alluminio, per ottenere lo stesso risultato che otteniamo con un attrezzo come questo, che tra l'altro ha un rapporto qualità-prezzo assolutamente incredibile, a favore di noi appassionati. Quindi il Punisher è sicuramente un'ottima scelta, c'è poco da fare, lo utilizzo da tanto tempo, non mi sta assolutamente creando problemi, è molto affidabile. Il fatto di poter pascolare e muoverlo fa sì che diventi un compagno di pesca veramente ottimo. Crusader XT 13 piedi, sono canne in 2 pezzi, eccezionale rapporto qualità-prezzo, veramente impressionante considerando la qualità di questo attrezzo, di questa canna. Partendo dal manico in sughero, che è una raffinatezza estremamente britannica, ma tutta la canna ha un look veramente minimalista a partire dalle scritte ridotte al minimo. Le Crusader XT e LD, stessa famiglia, sono canne in 2 pezzi, 13-12 piedi, 3 libbre e 3 libbre e mezzo, e abbiamo visto nel momento del combattimento con quella grossa carpa come ha lavorato questa canna. Ha lavorato in un modo eccezionale, nel senso che quello che mi serviva è avere un punto d'appoggio, quindi un manico particolarmente rigido, non assolutamente rigido, in grado di flettere ma appena, ma questa leggera flessione richiama il cimino, e quindi praticamente mettendo la canna sul linguide e tenendola ferma sono riuscito a stancare il pesce, che era un pesce, come abbiamo visto, di taglia importante. Anellatura, parte con un anello 40, sono 6 anelli, molto generoso anche l'anello di punta, il tip, legature assolutamente perfette, molto affidabili. L'attrezzo è destinato a una pesca di distanza, lanci importanti, lanci non nel caso chiaramente utilizzando un sacchetto di PVA o una bombetta, ma magari con uno stringo o la singola bolis, lanci veramente di distanze significative, ma la gestione allo stesso tempo di carichi pesanti come possono essere appunto le bombette o i sacchetti di PVA in genere, quindi parecchi etti, perché più o meno tra piombo e sacchettino siamo 2 etti e mezzo. La struttura della canna permette una precisione assoluta, perché la canna durante il lancio non torce minimamente, non piega e quindi reagisce esattamente in asse con il nostro lancio. Il combattimento veramente gradevole e facile, una canna, ripeto, da rapporto qualità-prezzo veramente stupefacente, devo dire. Eccola! Era un po' che non avevamo attività. Per liberarmi delle tartarughe mi ero allontanato dal marginale, ero andato in acqua un po' più profonda con risultati scarsi. Però ho deciso di rilanciare e di metterla nuovamente sotto, rischiando, e ora questa bellissima partenza di un pesce, direi lento. Ma cosa ci hai rimesso, un arducco o no? No, ci ho messo 2 bolis, una 24, tutte e 2 affondanti, no? E un'altra normale, una 18 credo. Un omino di neve sdraiato. Un omino di neve sdraiato, sì, che dormiente. Un pupazzo di neve sciolto. E vabbè, a questo punto, Eugenio, diciamo che lasciamo tutti i guanti col filato sospeso, si fa per dire naturalmente, non è un giallo. Salutiamo i nostri amici di Appunti di Carfishing e noi ci vediamo al prossimo appuntamento, alla prossima puntata, e scopriremo se questo pesce... Non rosicate, l'abbiamo tirato o meno, magari è 5 kg, magari no, chi lo sa. Ciao, alla prossima!